Ciao a tutti amici di YouTube, in questo momento siamo nel mio plastico ferroviario. Strano, vero? Oggi il collega Cletus The Player vi mostra come funziona il più famoso simulatore di treni, ovvero Train Simulator, nello specifico la versione 2017. Vedrete l'abilitazione di una S46 nella tratta Nettuno Campoleone. In descrizione vi lascio l'ultima versione disponibile di Train Simulator. La versione utilizzata nel video è quasi uguale, perciò non riscontrerete problemi sull'effettuare gli stessi passaggi. Vi lascio inoltre la tratta da scaricare ed infine ringrazio Luca, il ragazzo che ha voluto condividere il suo video nel mio canale, che ora vi lascerò visualizzare. Ok, allora vediamo, abbiamo qua 4 locomotive, vediamo quale fare. Io direi che possiamo fare questa qua, che è la E646028. Ci saliamo subito sopra. Ovviamente qua non andrà niente, si sente già questo non è l'orologio ma il tachimetro che va a carica, e come potete vedere l'unica cosa che funziona è l'invertitore, che potete vedere anche qui. Per ora siamo a 0. Qua l'acceleratore non va, l'altro freno non va niente. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, essendo questa una locomotiva reale, lo faremo anche nelle locomotive vere, è questo. Questo è il... no, ho sbagliato. Sì, prima di tutto, allora si alza il bipolare delle batterie. E già potete vedere che si è accesa la luce. Poi si fa partire il compressore di primo alzamento. Adesso praticamente io ovviamente bisogna aprire il condotto, se no l'aria non entra nel condotto del pantografo. Il pantografo, per chi non lo sapesse, è questo qua sopra, questo e questo qua dietro, eccolo lì. Questi pantografi servono per prendere la corrente dalla linea aerea, che è questa. Voi adesso la vedrete un po' così, che si legge sul nulla, perché se non è un problema, penso che mi mancano dei file, quindi non me li fa vedere. Vabbè, adesso nel frattempo noi stiamo qua a far salire la pressione, perché quando raggiunge, vedete qua, eccolo qua, il manometro, bellissimo manometro che funziona, perché di solito non si trovano quasi mai. Allora, adesso che vedete che si sente questo rumore di aria che esce, è perché si è attivata una valvola di massima pressione e quindi la pressione in eccesso esce. Allora, cosa facciamo noi? Adesso ci spostiamo, possiamo spegnere questo, il compressore di primo alzamento, lo spegniamo. E adesso cosa facciamo? Se non possiamo farlo da qua, esatto. Allora possiamo farlo o da qua, vediamo se funziona, non sono sicuro, non l'ho mai provato. No, infatti non funziona. Lo facciamo da qua. Allora usiamo questa barretta qua, ci sono su un po' di cose che si leggono poco o niente, ma se ci passiamo sopra la manina ci dice cosa sono. Questi sono i ventilatori, compressori. Quello che ci interessa sono questi due tasti qua. Infatti c'è scritto pantografo posteriore e pantografo anteriore. Di solito si alza il pantografo posteriore, quindi alziamo il pantografo posteriore. Vedete che si sta alzando. Adesso è collegato. Siamo collegati quindi alla linea. Allora non bisogna chiudere ancora questo, perché non c'è pressione nei serbatoi. Infatti la pressione qua, tutti i manometri qua sono tutti a 0. Per far accendere praticamente il treno e quindi anche i compressori, bisogna chiudere l'interruttore rapido. Ok, e questa è diventata rossa, quindi sentite già? Sta accendendo. Sente il rumore? Ok, quindi adesso abbiamo collegato, arriva corrente in tutta la locomotiva. Cosa dobbiamo fare adesso? Nient'altro che far partire i compressori e i ventilatori. Quindi i ventilatori, compressori diretti non si usano solo nel caso in cui uno dei due compressori normali non va. In questo caso vanno, anche perché dubito si possa simulare anche un guasto su questi treni. Quindi non facciamo andare i compressori diretti. A questo punto
osserviamo qua e vedete che questo manometro si sta alzando pian piano e adesso non ci rimane solo che aspettare. Aspettiamo che arrivi a una più o meno a 5 bars, questo è un 5, penso, non si vede, e poi a questo punto poi possiamo chiudere questa valvola in modo che prenda direttamente l'aria non dal compressore di primo alzamento ma dai condotti dei serbatoi dell'aria del treno. Quindi adesso stiamo facendo riempire, intanto possiamo aspettare, faccio vedere anche qua un po' il treno. Allora abbiamo il fischio che è eccolo qua, e abbiamo sotto il pulsante per la tromba. Ok, questo è il freno continuo automatico e poi questo invece è il freno moderabile. La differenza tra i due, eccolo qua, questo dovete sentire questo, infatti più o meno siamo dove dicevo io. Sentite questo, vedete? Si attivano praticamente i freni. A questo punto cosa facciamo? Possiamo anche vedere questo, vedete, il manometro scende a 0 e il pantografo rimane sempre in piedi. A questo punto, volendo, possiamo anche far tirare su anche il ventilatore del reostato, che adesso di preciso non so cosa fa, però è sempre meglio acceso. Allora, cosa abbiamo qua? Questo è il rec, praticamente il riscaldamento, così si attiva quando ovviamente siamo agganciati delle carrozze. Ok, scusatemi per l'interruzione. Allora, quindi la differenza tra il freno continuo e quello moderabile, che in generale quello moderabile è solo della locomotiva, mentre il continuo, col continuo si frenano sia le ruote della locomotiva sia quelle collegate sia praticamente delle altre carrozze. Quindi il sistema continua proprio per il fatto che continua anche in tutte le altre carrozze. Poi questa è la prova delle spie delle porte, vabbè, la spia. Poi cosa abbiamo? Qua abbiamo altri indicatori, questi sono gli amperometri, comunque gli indicatori di corrente, e qua abbiamo un pannello interessante. Allora abbiamo il primo, i fanali, che sono ovviamente in due posizioni. Abbiamo, vedete anche qua sotto 2, 1 e 0. In 1 ovviamente sotto si mette sempre in 1, sono fari bianchi davanti e rossi dietro. Eccolo qua. Poi, questo è una cosa interessante che mi è piaciuto molto per il fatto che probabilmente non c'è neanche nel simulatore ufficiale, diciamo nei treni ufficiali che si hanno anche con Train Simulator di default, è praticamente la retroilluminazione. Guardate che bello. Questo è quello che si usa di notte, verde scuro, mentre quello chiaro è solo selezionabile, però poi si spegne, vedete? Così, se non rimane fisso. Qua abbiamo invece la luce della cabina, che è questa qui, e se non sbaglio non c'è nient'altro, sì, dato questi non si premono. Qua abbiamo delle spie che ci indicano diversi errori, e ecco, una cosa importante che è compatibile con le tratte che ne dispongono, però dubito che se ne trovino, è l'SCMT, sistema controllo marcia treno, è un sistema di sicurezza per prevenire incidenti presente realmente nei treni italiani. E niente, adesso vi faccio provare a vedere. Il treno è pronto, abbiamo fatto andare tutto, non ci vuole niente, è abbastanza semplice però anche carino da fare. Iniziamo allora, facciamolo partire, mettiamo l'invertitore a 100, da qui o da qui è uguale, e tiriamo in avanti questo. Il treno, vedete, inizia a partire, si muove. Adesso vi faccio vedere quando si accende una spia. Ecco qua, adesso freniamo col freno, ok, freniamo. Allora adesso cosa è successo? Praticamente c'è un voltaggio troppo alto, i motori che praticamente aveva mandato il sistema in errore, e a questo punto ci è segnato da questa spia. Allora adesso cosa dobbiamo fare? Se l'ER si è aperto, quindi lo richiudiamo, vedete? Eccolo qua, fuck.
sono saliti sugli indicatori e adesso siamo pronti ancora per ripartire. Volendo c'è tasto di reset alle spie. Adesso invece se mettiamo l'invertitore indietro ci muoviamo, vedete che va indietro. Adesso stiamo andando indietro. Ok, niente, questo era tutto, abbastanza semplice, abbastanza veloce, però è anche molto carino dal mio punto di vista. Mi raccomando, commentate, lasciate un like se vi è piaciuto il video e anche la locomotiva, scaricatelo se vi piace, se avete Train Simulator 2017. E da questo sapere è tutto, ciao a tutti!